Ciao a tutti, sono Alex dal mondo del barbecue, il negozio di barbecue e cucina d'esterno numero 1 in Italia, e vi do il benvenuto nuovamente alle nostre guida ricette. Anche oggi andiamo a vedere una ricetta facile che ha lo scopo di insegnarvi non soltanto a realizzarla, ma anche ad utilizzare al meglio il vostro barbecue, che nella fattispecie oggi sarà un barbecue a 4 fuochi a gas, uno dei barbecue più diffusi in assoluto come configurazione, ma nello specifico oggi andiamo ad utilizzare un Bravura, brand spagnolo di livello premium, veramente altissimo, tutto in acciaio, una bomba, devo dirvi la verità che è veramente solidissimo, dà una grande soddisfazione nell'uso e che non vedo l'ora di utilizzare proprio perché è la prima volta che viene acceso in Italia. Quindi andiamo a spingere bene questo ragazzone e ve lo faccio vedere poi anche un po' nel dettaglio. Per fare tutto questo cosa andiamo a realizzare? Un meraviglioso pancettone di maiale. Quindi quali sono le problematiche che andiamo ad affrontare oggi? Intanto come settare il barbecue per una cottura in diretta, vediamo come far fare il barbecue quello che vogliamo noi con una cottura a coperchio chiuso, e nello stesso tempo andiamo anche a scendere nel dettaglio del bruciatore posteriore ad infrarossi, il back burner, che come sapete nasce per l'uso con il girarrosto, ma che può essere utilizzato in maniere diverse. In questo caso noi andiamo a utilizzarlo per fare la cotena croccante, ma ad esempio lo potete anche utilizzare per fare la pizza. Se vi piace fare la pizza nel barbecue, con il back burner, col fatto che vi darà un'illuminazione dall'alto. Perché uso il termine illuminazione? Perché diventa incandescente ed è qui che viene poi il nome infrarosso, abbiamo quel tipo di calore lì, vi permette quindi di andare a cucinare meglio anche la parte superiore della pizza, che è un po' la difficoltà maggiore nei barbecue, perché da sotto, lo potete capire, il calore arriva, da sopra bisogna ingegnarsi un pochino. Come sempre partiamo dal barbecue, serve scaldarlo, quindi conviene accenderlo all'inizio in modo tale che nel tempo che andiamo a preparare la nostra carne il barbecue sia caldo. Accendiamo i fuochi laterali in modo tale da avere due fonti di calore che fanno girare il caldo all'interno, ma in mezzo lo teniamo spento, ed è qui che andremo a posizionare la nostra pancetta con il fuoco abbastanza basso, perché andremo a lavorare tra i 120 e i 130 gradi, puntando a raggiungere gli 85 gradi interni alla carne. Mi raccomando, accendete sempre con la cappa aperta in modo tale che se avete una perdita di gas non rischiate che rimanga tutto dentro. Chiudiamo il coperchio. Col fatto che il calore tenderà ad andare verso l'alto, è normale che inizialmente il termometro vi schizzi su, ma non fatevi ingannare. Perché la camera funzioni bene deve essere stabilizzato il tutto, quindi quella temperatura non deve essere solo di termometro, ma deve essere di tutta la cassa. Pancettone, dicevamo. Punto numero 1. Bisogna che il pezzo abbia la cotenna, perché chiaramente altrimenti non siamo in grado di farlo. Il consiglio è di parlare con il vostro macellaio di fiducia e vi fate procurare il pezzo, che, consiglio mio, cercate di far sì che sia quello con più carne in assoluto. Un passaggio importante da fare preliminare è salare la cotenna. Questo conviene farlo la sera prima, mettendo quindi il sale grosso sopra la cotenna, lo lasciate nel frigo. Il sale assorbe parzialmente l'umidità della cotenna e vi aiuterà poi nella fase finale a rendere il tutto più croccante. Esteticamente non pare che cambi granché, però potendo toccarlo vi rendete conto che è un po' meno viscido, un po' meno umido. Andiamo a prepararlo anche sotto. Semplicemente con il coltello andiamo ad eseguire delle incisioni che, come vedete, non arrivano fino in fondo. Per fare questo lavoro conviene avere un coltello abbastanza affilato. Se non siete in grado di affilarli da soli, vi consiglio di provare l'Orlo 2, perché è molto semplice e permette di tenere i coltelli affilati anche chi magari non ha mano. Che rub andiamo a utilizzare? Questo è il grill rub mediterraneo, quindi con i gusti tipici nostrani, lo conoscete benissimo, c'è anche del limone, c'è anche del finocchietto e una leggera punta di zucchero che aiuta a fare la crosta. Andiamo a rabbare in maniera abbastanza generosa perché il taglio è bello cicciotto, non andiamo ad aggiungere niente come aggrappante, quindi niente olio, niente senape, niente di niente. Questo perché vogliamo che penetri per bene e anche perché la pancetta è già molto grassa di suo. Non andremo a speziare minimamente dalla parte della cotenna, perché in questa fase altrimenti andrebbe a lavarsi via tutto da solo. Lo riportiamo sulla griglietta, ecco qui, e andiamo a lavorarlo in questa maniera, in modo che il grasso in eccesso andrà a colare poi sotto ed eviteremo che tutto il pezzo rimanga di fatto a bagno. In questo modo riusciamo anche a sporcare molto meno il barbecue. Quasi dimenticavo, ci serve anche il termometro. Oggi andiamo a utilizzare il Meter 2 Plus, il miglior termometro in assoluto senza fili, quindi abbiamo la sonda, 5 sensori, questo è il modello nuovo, tutto in acciaio, resiste fino a 550 gradi. Qui abbiamo il sensore della camera che ci aiuterà quindi a capire l'effettiva temperatura all'interno del barbecue, e qui invece lo spillone che ci serve per misurare la carne. Prendiamo una parte qui sotto dove è bella cicciotta, andiamo ad inserirlo fino al segno che troviamo nella sonda, anche qualcosina in più.
Da qui in poi una delle cose più importanti è cercare di aprire il barbecue meno possibile. Quanto tempo ci vuole? Beh, questo ce lo facciamo dire dal meter. Semplicissimo, vedete qui abbiamo la temperatura interna, qui quell'ambiente, imposta cottura, semplicissimo, selezioniamo il maiale, vedete ci sono poi quelli che sono tutti la maggior parte dei tagli, noi andiamo a selezionare la pancetta qui sotto, potete anche personalizzarlo, vi dà le indicazioni di quelli che sono i vari tempi di cottura. Come vi dicevo, noi in realtà lo vogliamo un pelino più basso, eccolo qua, in modo tale che sia ben cotta ma non completamente fondente. Avvia nuovamente, vi dà le indicazioni di dove tenerlo. Tempo che vada a calcolare un pochino quella che è la temperatura della camera con la velocità a cui la temperatura interna sale, vi darà poi anche la stima del tempo di cottura, dandovi anche l'indicazione del riposo. Seguendo le indicazioni del meter sono passate circa 3 ore e la nostra pancia di maiale si presenta così. Per onor di cronaca c'è da dire che a me è scappata un pochino la temperatura mentre facevamo cose in negozio, visto che il barburo è potentissimo, gli ho dato un pelino di gas di troppo e come vedete si è un pochino scurito, che non è niente di male perché ha fatto una super crosta. Però ecco, se avessimo fatto tutta la cottura a 120 a questo punto sarebbe un pelino meno colorata. Rimuoviamo la griglia superiore e andiamo ad accendere il bruciatore posteriore ad infrarossi, che è costituito da un blocco di ceramica, la fiamma è libera, corre dietro, la ceramica diventa incandescente, poi la vediamo diventa proprio rossa. Cosa cambia? Questo colore è molto più diretto e non viene di fatto filtrato dall'aria. Come vedete il bruciatore ad infrarossi adesso è caldo e è rosso. Prima mi ci sono avvicinato col guanto, era fattibile, adesso un pochino di meno. Qui abbiamo la cotenna che si è ben sgrassata. Questo è un po' l'accrocchio che abbiamo creato. Vorrei tenere la pancetta il più dritta possibile in modo tale che l'irraggiamento del bruciatore vada a colpire bene la cotenna. Mi sono un po' arrangiato così, voi potete utilizzare tranquillamente lo stesso principio, potete utilizzare i supporti vari per le costine, il supporto per il pollo. Non serve che vi dica che trovate tutto su www.ilmondodelbarbecue.it e a Padova in via Santi Fabiano e Sebastiano numero 3. Un piccolo dettaglio, mettiamo un filino di olio esternamente, giusto per avere un po' più di grasso per convogliare il calore, poco. E adesso vediamo di far funzionare questa idea. Chiaramente il processo non è istantaneo, ci vuole un po' di tempo, il calore però dell'infrarosso è veramente alto, quindi quando andate a fare questo particolare dettaglio della cottura cercate di non abbandonare il pezzo di carne, di non abbandonare il barbecue, perché il confine tra la cotenna croccante e quella bruciata è veramente sottile. Non so se riuscite bene a sentire, qui sta soffiando, la sentite proprio che soffia e schioppetta, guardate che roba. Direi che l'obiettivo per quanto riguarda la parte scrocchiarella fosse esattamente questo: una cotenna bella croccante, come vedete ha proprio soffiato, ha fatto tutte le bollicine, per un piatto che ha un'estetica veramente interessante, guardate che robetta, e che sicuramente darà tanta soddisfazione ai vostri ospiti e farà fare a voi un super successo. Guardate che robina, perfetta. Quasi piange un po' il cuore lasciarla così. Quindi se voi siete d'accordo farei apparire per magia una bella baguette e ci prepariamo un paninetto per me, per i ragazzi dello staff, per tutto, perché una preparazione del genere è talmente semplice che non ha senso lasciarla così da sola. Come andiamo a concludere il tutto? Un filino di senape in grani, in questo caso andiamo ad utilizzare quella della VNQ perché col maiale si sposa benissimo. Questa è molto intensa come sapore, quindi non serve metterne giù tanta. Volendo ce ne sono ben 3 varianti, c'è quella al caffè, quella al curry e questa qui che è quella standard. Anche qui, per non farci mancare niente, mettiamo un filino, ma solo proprio un filino di One Leg Chicken. Questa è una salsa che nasce per le alette di pollo, ma che si sposa molto bene anche in questo caso perché porta una bellissima acidità e una parte di peperone molto importante. Penna croccante, la parte di grassetto, la parte di carne bella succosa. Questa ragazzi è uno spettacolo. Può essere un'alternativa alla porchetta per chi non ha tempo di legarla, ha un barbecue non tanto grande, non ha tanto tempo. Chiaro, una porchetta è molto più complessa e più buona, però ci si avvicina abbastanza.
super panozzo. Qui se volete ci ficcate dentro pure un paio di peperoni ben fatti e viene una bomba, o anche un po' di cipolla. Se vi invito a vedere i video precedenti, perché un po' di contorni interessanti per sto panino li abbiamo fatti, ed eccoli qua, vi serve solo andare a riproporli. Ribaltiamo il nostro panozzo, guardate che bello con la cottina, guardate che roba, scrocchia tutto qua ragazzi. Eccolo qua, guardate. Qui abbiamo fatto veramente poca spesa e poco sbattimento e tantissima resa. Ho utilizzato un po' di accessori, quelli più adatti, quindi il termometro, un po' le pinze. Molto importante avere le tagliette con le griglie perché vi aiutano tanto, ma soprattutto un po' di ingegno acceso per sfruttare al massimo le potenzialità del barbecue. Adesso cosa ci resta da fare? Cosa ci resta da fare adesso lo sapete benissimo. A voi non resta che andare su www.ilmondodelbarbecue.it e venire a trovarci in negozio a Padova. A me serve verificare che questo sia edibile. Che dite? Dai, questo è del pane. Questo è della pancetta. Non è libile. Croccante su croccante su croccante. Questo grasso bello morbido e dolce. La carne bella succosa. E la senna perché dà veramente una super spinta. Buono, buonissimo. Se volete questa pancetta potete fare anche una cosa diversa, la tagliate a fette e la rigrigliate sulla griglia in modo da avere un super mega iper bacon. Buonissima ragazzi, cosa posso dirvi? Tanto successo, secondo me è venuta buonissima, a me piace. Se vi è piaciuta anche a voi vi invito a rifarla, vedete quanto ci si sporca, e poi lasciare un commento qua sotto, dirmi cosa ne pensate, se l'avete rifatta anche voi, se avete trovato qualche difficoltà o come ovviate nell'eventualità alla mancanza del bruciatore infrarossi sul vostro barbecue. Da Alex per oggi è tutto, io finisco di mangiarmi questo panino con i ragazzi dello staff, anche dal mondo del barbecue è tutto, io vi do un buon appetito, buone grigliate e un ciao alla prossima volta.